Speciale Wonderland, una giornata col signor Rossi. Lo studio milanese che ha scritto la storia dell'animazione in Italia è ritornato nella città d'origine del suo fondatore, Bergamo. Nelle sue stanze abbiamo incontrato il mitico, geniale e inesauribile Bruno Bozzetto. Sipario. Dunque Bruno Bozzetto riceve il premio speciale del consiglio direttivo per il film Allegro, non troppo. Come mai ti è venuto in mente di competere con il più accreditato cinema americano in questo? È pericoloso, no? Credo che quando uno si chiami Bozzetto non possa scegliere nessun altro mestiere che il cartone animato. Partiamo da mio padre, che è stato lui quello che ha portato in casa una cinepresa. Era una 8 mm, neanche Super 8. L'ha portata a casa perché voleva far lui dei film e come è entrata non l'ha più vista, gliel'ho presa. E la passione mia è sempre stata il cinema. Questa porta è anche simbolica perché rappresenta la porta che forse noi tutti vorremmo aprire. Una porta in una dimensione fantastica, più bella del nostro mondo, che ci affascina. Ho cominciato con i compagni di scuola, col figlio del portinaio, raccontavo delle storie, dei gialli, però era faticoso, ero solo, quindi le luci, il trucco, perché facevo vari personaggi, mi travestivo da donna, facevo tutto io. E allora piano piano, visto che amavo disegnare, mio nonno era pittore, ho cominciato a fare delle piccole prove su un block notice e ho provato a disegnare sull'ultimo foglio un personaggio, poi sul penultimo lo cambiavo, e via. Lo incollavo su una sedia a sdraio, mettevo la macchina, fotogramma per fotogramma, filmavo e ho visto che si muovevano. Il primo film di Walt Disney, credo, quello che mi ha colpito sicuramente di più e che mi ha cambiato la vita, credo che sia stato Bambi. Perché Bambi mi ha insegnato a capire cos'è l'uomo per la natura. Mi ricordo quella famosa scena di Bambi e il padre che vedono la valle, un fil di fumo che sale e il padre che dice è arrivato l'uomo. Ecco, lì ho capito tutto, ho capito cos'era l'uomo per la natura e quindi mi ha dato un'impostazione per tutta la vita. Ovviamente Disney lo amavo, lo adoravo, ma soprattutto per i fumetti. Oggi parliamo di cinema e di animazione. E di cinema e di animazione abbiamo qui tre esempi che sono segno di tre stili diversi. Il primo lo avrete immediatamente riconosciuto, Topolino è il cinema di Walt Disney. Questo è il cinema del cecoslovacco Jiří Trnka e questi sono invece tre fotogrammi del canadese Norman McLaren. Poi ho scoperto Norman McLaren, che è stato una rivelazione totale. Lì veramente Norman McLaren insegnava cos'era la sola animazione. Erano delle righe, delle macchie, ma lui disegnava direttamente sulla pellicola un fotogramma, poi 2 o 3 niente, poi un altro fotogramma, e quindi erano apparivano questi personaggi ma davano l'idea dell'animazione. E fu proprio lui a dire la frase che ricordo meglio: l'animazione non è quello che disegni su un fotogramma o sull'altro, ma quello che è di mezzo che non esiste. Ancora studente universitario, Bruno Bozzetto si interessò di cinema d'animazione, riscuotendo subito l'approvazione della critica internazionale, che lo additò come il più promettente giovane autore italiano di disegni animati. All'inizio era il buio, poi venne la luce, comparvero le piante, gli animali e l'uomo.
Poi ho scoperto che con l'animazione, quando andavo al Cineclub Milano, che non aveva niente in animazione, e vedevano queste cose ed erano tutti allibiti, no? Perché non c'era nulla. E questo mi ha spinto, mi ha anche incoraggiato, devo dire, mi ha dato la voglia di fare qualcosa di più. La storia non ci tramandò il motivo del primo combattimento, ma possiamo senz'altro dedurlo. Il luminoso sorriso di una donna. E è partito il mio primo film, il cortometraggio Tapun, la storia delle armi, dove, tanto per cambiare, ho affrontato la guerra che poi ho affrontato in altri film e sto affrontandola anche in questi giorni, perché è un tema purtroppo tragico, purtroppo sempre presente, che non ci mollerà mai purtroppo. Passato al professionismo nel 1960, fondò una casa di produzione di film d'animazione per il cinema e per la televisione. Realizzò cortometraggi come Alfa Omega, Il signor Rossi compra l'automobile e molti altri. Il signor Rossi è nato casualmente, se vogliamo, in quanto è un po' un personaggio comune, sono un po' io, siamo un po' tutti noi, è un personaggio che vive la vita di tutti i giorni. È un po' un individuo sfortunato che vuole cercare di mettersi in un mondo in cui fa fatica però a inserirsi. Il signor Rossi è nato senza un gran ragionamento, mi serviva un personaggio, diciamo che forse nasce più a Londra che in Italia, perché io in quel periodo andavo un po' a Londra per imparare d'estate, andavo in una famiglia per imparare un po' la lingua e vedevo la pubblicità inglese ed era quello stile, teste grosse per corpi piccoli. Mi aveva affascinato, quindi probabilmente graficamente c'è un grande impulso che arriva dall'Inghilterra. Poi, e lì sono stato, se non altro furbo, ho deciso di fare altri cortometraggi in futuro e ho detto faccio un film prendendo in giro lo sci, prendendo in giro le vacanze al mare, prendendo in giro, che so, le vacanze, un giro a Venezia. Io potevo creare personaggi nuovi, però mi sono detto ho già un personaggio, è piaciuto, perché devo farne un altro? Questa è ancora una delle fasi del lavoro di un disegno animato. Si studia dal vivo con modelli mobili. La meccanica dei gesti e le silhouette traducono in verità realistica, attraverso il segno, le intenzioni dell'autore. Il signor Rossi nei primi anni era molto infantile, molto semplice e quindi è cambiato. Cambiava il dialogo, cambiava l'umorismo, cambiava tutto quello che era attorno al signor Rossi. Però sono dei cambiamenti impercettibili di cui non ce ne rendiamo forse conto completamente. Avvengono, non si sa come, a un certo punto ti ritrovi in mano un personaggio che non è più quello. Perché? Perché è cambiato con te. Se la camera allarga abbiamo un signor ospite che si chiama Bruno Bozzetto, naturalmente è in stretto argomento con la trasmissione. Bisogna dire che Bruno Bozzetto è quello del signor Rossi, no? Molti dicono che sono io il signor Rossi, ma addirittura. Fortunatamente sono più magro e senza baffi. Signor Rossi all'inizio era mio padre, ero io, era mia madre, era quello che conoscevo, mio padre che era un tipo geniale, fantastico, aveva delle trovate un po' folli ogni tanto ed era il signor Rossi. Quindi io credo che ogni persona, ma anche uno scrittore, parla sempre di se stesso. Giralo come vuoi, alla fine parla di se stesso o di quello che è attorno a lui.
I collaboratori hanno una parte enorme nel nostro lavoro, il nostro è un lavoro d'equipe. L'arrivo di Maurizio Nichetti, che è stato un grande personaggio, e il Guido Manuli, che mi ha aiutato fin dall'inizio e che era un creativo fantastico, chiaramente anche loro fanno parte di questo processo, anche loro fanno parte del cambiamento del signor Rossi. Prendi il pollo. Prima di andare da Bruno Bozzetto lavoravo come mimo al Piccolo Teatro. Ho imparato a esprimermi senza parole e poi ho portato questa esperienza all'interno del mondo del signor Rossi, perché poi io in quegli anni ho scritto 3 lungometraggi del signor Rossi, allegro non troppo, ma sempre con un'attenzione più al gesto che alla parola. Cerco di fare un dialogo più coi rumori, se possibile, che con il parlato. Secondo me un effetto sonoro, ben trovato, ben azzeccato, può valere 1000 parole. Questo anche perché Bruno vendeva i film in tutto il mondo, per cui in Italia il cartone animato non aveva un gran successo perché, tolto Disney, non esisteva la possibilità di fare un cartone animato remunerativo, ma Bruno Bozzetto i suoi film li ha venduti in tutto il mondo, per cui noi come sceneggiatori avevamo l'obbligo di non fare battute di parola, perché non l'avrebbero capita. Ora vi proponiamo 2 personaggi della galleria pubblicitaria televisiva di Bruno Bozzetto. Il mio compagno di classe, di scuola anzi, mi incontra a Bergamo e mi dice: "Oh, ho visto il signor Rossi al cinema mio", dice: "Io lavoro alla Innocenti e il mio direttore l'ha visto, vorrebbe conoscerti, non potresti fare un carosello?" Non sapevo neanche quasi cosa fossero, stavano uscendo in quel momento. Il carosello dura 2 minuti e 15, cioè 135 secondi, ed è strutturato in una maniera molto ben precisa, cioè abbiamo 100 secondi da dedicare a una parte spettacolare, quindi deve essere divertente, senza nessun allacciamento alla pubblicità, senza nessun riferimento alla pubblicità, e 35 secondi di pubblicità. Pildo, poldo e baffo blu. Siamo 2 castori, siamo Pildo e Poldo, siamo 2 castori in società. C'era già la Gamma Film, c'era già Pagò, c'era già la Paul Film, che erano dei colossi, avevano un sacco di animatori, avevano studi enormi, quindi io ero proprio l'ultimo arrivato. Però il primo lavoro Unca Dunca, che è il più importante, mi arriva dalla Paul Film. La Paul Film mi chiama e aveva talmente tanto lavoro che non riusciva a farlo. E mi dice: "Ma non potresti fare la parte animazione?" Molto volentieri, invento Unca Dunca e faccio questi film. Non tantissimi però. Rispetto agli altri noi siamo piccoli. Loro vivevano solo sulla pubblicità, io invece ho fatto metà pubblicità e metà ho continuato a fare parte spettacolare. Non guadagnavo nulla, ma avevo bisogno di farlo, avevo proprio il desiderio di raccontare delle storie, di fare delle cose mie. West and Soda. Sotto questo gioco di parole di gusto vecchiotto si nasconde un impegno serio. Dare vita, seguendo il movimento di disegni, a una storia completa, non a quello che potrebbe essere il divertimento di un cortometraggio a disegni animati. Ho visto tantissimi film western da ragazzo, li adoravo, ma soprattutto adoravo la natura, adoravo il paesaggio. Allora, come nasce questo film? Nasce in una maniera assurda. Ero vicino a Taranto con Attilio Giovannini, che era un professore di cinema all'università e che collaborava con noi anche per la pubblicità, e siamo sulla spiaggia, io, lui, sua moglie e suo fratello, non lo so, stiamo camminando, mi dice: "Bruno, ma tu hai mai pensato di fare un lungometraggio?" Il film si intitola West and Soda ed è una parodia di un film western americano. Sarà un cartone animato della durata di 1 ora e mezza e la sua lavorazione è iniziata da più di 12 mesi.
Disney cosa fa? Prende una favola conosciuta, prende Biancaneve, prende Cenerentola, tutti sanno già la storia, di conseguenza il film diventa facile, tu puoi giocare sui particolari perché non devi raccontare la storia la conoscono tutti. Qual era la favola dei nostri anni? Era il western. Ho detto, ma se io racconto una storia western, la gente conosce la storia, io posso dilungarmi sui dettagli, posso fare delle parodie di tutte le cose che la gente conosce già. La Clementina che viene vessata dal cattivo, il duello naturalmente, l'inseguimento, eccetera, eccetera. E siamo partiti così. Il film è stato fatto su storyboard, non c'era la sceneggiatura. Quindi noi avevamo tanti riquadri in studio con le sequenze intere. Si andava lì, si vedeva, si cambiava giornalmente quel che volevamo, la sceneggiatura l'abbiamo fatta dopo per avere il premio poi che davano, perché eravamo obbligati a farlo, ma non c'era sceneggiatura. A me queste pepite che luccicano sono sempre piaciute moltissimo. Non c'era niente di elettronico, ad esempio il cattivissimo sorride e il dente brilla. Allora giravamo la scena, si tornava indietro con la pellicola in camera oscura, la rigiravamo sapendo già che al fotogramma, che so, 180, il dente che era in quel punto doveva brillare. Allora si rigirava tutto nero, si faceva un buchino su una carta nera con una luce sotto e in quel fotogramma, girando un po' la lampada, c'era questo effetto che andava in macchina. Naturalmente non sapevamo minimamente qual era il risultato. Si faceva, si vedeva, si sperava in Dio e se no si rifaceva. Veramente, tu fai cinema indipendentemente dal fatto di fare cinema animato? Credo molto nel cinema, nella storia che devo raccontare, capisci? Mi piace dire qualcosa, anzi in generale non vorrei mai iniziare un film se non ho delle idee ben chiare, se non ho qualcosa da dire. Il cartone animato ha sempre vissuto in un ghetto, cioè il cartone animato è il cartone animato, il cinema è il cinema e questa è la cosa più assurda. È sempre cinema, è un film. Io ricordo che sulla Notte c'erano dei piccoli trafiletti in cui facevano il riassunto dei film, quindi alla sera usciva questo giornale e io leggevo, non so, Hitchcock, giallo, bla bla bla, quest'altro avventure, bla bla bla, quest'altro romantico, quest'altro guerra. Arrivava il mio cartone animato. Come cartone animato? È un western. Il suo secondo lungometraggio lo diresse nel 68 con il film VIP, Il mio fratello superuomo, nel quale si trattava il tema della progressiva alienazione dell'uomo in una civiltà dei consumi e della pubblicità. Ecco dinanzi a voi la piccola, meravigliosa città d'acciaio dove si forgiano i destini pubblicitari della futura umanità. La storia, ovviamente, qualcuno mi ha detto tu sputi nel piatto in cui mangi, perché io vivevo facendo la pubblicità, qui prendo in giro la pubblicità, ma io rispondo sempre, era un argomento che conoscevo bene e di solito la regola è se fate un film fate qualcosa che conoscete bene. Colleghi, schiavi, vermi, è Happy Betty che vi parla, per annunciarvi che il conto alla rovescia inizierà tra pochi istanti. Quando la nostra creatura si innalzerà nella volta celeste, la pubblicità diverrà una scienza pura. Cartelloni pubblicitari, film, annunci radiofonici saranno inutili, perché non vi saranno più dubbi nella scelta da parte del consumatore, che dovrà acquistare solo e sempre i prodotti Happy Betty. Io da piccolo leggevo Gli albi d'oro, Topolino e L'uomo mascherato di Falk e Moore. Ero un fanatico. E questo è L'uomo mascherato e non è un supereroe, è uno che tirava cazzotti, aveva l'anello col teschio, quando dava un pugno restava il segno del teschio, me lo ricordo perché i fumetti ne ho letti tanti. Allora, in VIP c'è L'uomo mascherato per primo, 007 perché era appena uscito il primo 007, c'era un'isoletta con gli orientali, se vi ricordate, con la Ursula Andress che esce dall'acqua. Che gli prende, Super VIP? Mischiando questi due nasce VIP.
Però quando abbiamo discusso con degli americani che volevano coprodurlo, mi hanno detto: fare un film su un eroe solo in America non si usa più. In America sta nascendo la famiglia. Quindi c'erano i Flintstones, c'erano altri. Noi vogliamo qualcosa di più. Ma i due fratelli erano molto diversi l'uno dall'altro. Super Vip era bello, Mini Vip no. Ci ho ragionato e ho detto: se lui, che è questo omino, che infatti non, potrebbe al massimo dare un pugno ma non vola, il fratello che fa tutto, che è un supereroe, può essere divertente perché è un bel contrasto. Super Vip volava a velocità supersonica da un pianeta all'altro. Mini Vip sapeva solo svolazzare a poche spanne da terra. In poche parole, mentre Super Vip era l'uomo più forte del mondo, Mini Vip era il superuomo più debole della Terra. Sono stato influenzato, penso, dai fumetti quando ero un comico del cabaret e la gente scriveva delle critiche dei miei spettacoli. Molto frequentemente dicevano che quel che facevo erano fumetti verbali, dipingevo un quadro per il pubblico. Woody Allen e Lionello sono usciti un po' in un periodo in cui stava uscendo anche Mini Vip. Io ricordo una situazione divertente quando sono venuto a Roma e dovevo fare il doppiaggio. Mi hanno detto: perfetto, sarebbe Lionello. Allora lo conosco, viene da me e facciamo una prova. Io voglio essere un superuomo come te. Ma Mini V, non è mica colpa tua se sei fatto così. E allora dimmi perché ho questa V e queste ali. Tutti credono che io sia un superuomo e invece non so fare un super niente, non so fare assolutamente un super accidente. Lui mi fa la voce e dico: ma questa è la voce di Woody Allen. Io ho lavorato 2 anni per fare un personaggio, vorrei una voce mia, vorrei una voce di questo personaggio. E lui piatto piatto mi fa: io faccio sta voce, se non vuoi ne prendi un altro. Al che ho detto: va bene, tengo questa. Ma è stato un po' lui a impormela. Quando Woody Allen ha avuto successo, ha aiutato anche Mini Vip terribilmente. Perché c'era questa, se vogliamo, somiglianza negli occhiali che è stata casuale, non è che fosse voluta. Ma anche tu, Bozzetto, in America con il tuo Allegro non troppo, questo film a disegni animati musicale, hai fatto successo, eh? Beh, mi sono tolto una soddisfazione veramente di rifare un film che fin da piccolo sognavo di fare, cioè Fantasia, rifatto all'italiano. Io ho amato la musica classica da Fantasia. E sono molto grato a quel film perché io prima la chiamavo musica da morti, non la capivo, sentivo queste musiche tristi, non la capivo. Ho visto Fantasia, mi si è aperto un mondo. Fantasia è nato perché lui era al ristorante con Stokowski e ha deciso di fare L'apprendista stregone, che è il più bello in assoluto. Se non che era costato talmente tanto tra l'orchestra, il direttore eccetera, che hanno detto: non recupereremo mai i soldi. Allora hanno deciso di fare un lungometraggio. Un film dove potrete vedere la musica e ascoltare i disegni. In una parola, un film pieno di fantasia. A me è successo più o meno lo stesso. Era nata l'idea sentendo il bolero. Se noi sentiamo una melodia tipo questa del bolero, ripetuta, ossessiva, che può far pensare a un disegno che non ha nessuna forma precisa, però può essere un'alga, una strana pianta che cresce, che si sviluppa. Ora questo è semplicemente un disegno epidermico che non significa nulla, però se noi sviluppiamo questo disegno e diamo una trasformazione continua a questa strana cosa informe, ecco che può nascere un soggetto di una storia. Non lo so come è nata, una marcia, che non sapevo né dove partiva né dove arrivava, però era una marcia continua e ragionandoci poi l'ho sviluppata. Quando ne ho parlato in studio mi hanno detto: ma perché non ne facciamo altri? E 1, e 2, e 1, e 2, e 3, e 4. Forse la differenza nostra da Fantasia consiste nei contenuti delle storie. Cioè Fantasia, secondo me, che è un capolavoro assoluto, si è dedicato di più a una illustrazione figurativa
di certe cose, a parte l'apprendista stregone che ha una storia, le altre sono delle sensazioni. Invece io ho cercato di raccontare una storia e devo dirti che è molto difficile. Perché la musica all'inizio, tutti i brani ti danno delle idee molto belle, ma dopo un po', se tu incominci a raccontare una storia, la storia chiede una sua logica, una sua continuità e la musica magari va dall'altra parte. Ogni storia è una storia a sé, cioè voglio dire, se piglio la danza slava di Dvořák, è una persona che è originale, fa delle cose e la folla che lo copia. E da lì dove si arriva? Bolero è un'evoluzione per arrivare ancora a una scimmia evoluta, ma è ancora una scimmia. Ho letto una frase bellissima di Conrad Loring che dice: l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo civile esiste, siamo noi. Senti, ma Disney aveva Stokowski, l'orchestra di Filadelfia, tu come hai fatto? Dato che siamo in Italia mi sono arrangiato, cioè abbiamo fatto una carrettata di una stranissima orchestra e devo dire anche un'orchestra piuttosto duttile e obbediente perché fa tutto quello che chiedo, sta attento. In piedi, sedute, in piedi, sedute, in piedi, sedute. L'idea principale, la più geniale, arriva da Maurizio e da Guido, non da me. Loro sono arrivati da Milano a Bergamo per visitare il teatro Donizetti, che era di fronte a casa mia, dove giravamo, e come scendono dall'auto dice: Bruno, abbiamo risolto. Salite sul pullman! I nostri strumenti! Sono già in teatro! Noi eravamo andati a prendere delle signore molto anziane che erano in una casa di riposo a Bergamo, le abbiamo vestite da Belle Époque ed è diventata la nostra orchestra. Poi tutto era ironico rispetto al modello Disney, ma anche rispetto ai tempi che vivevamo. Disney l'ha fatto questo? Nel film ognuno ha portato anche la sua arte, la sua sensibilità. Bruno è stato un regista molto accorto nel lasciare a ognuno la libertà di esprimersi. Non so, penso al Valzer Triste di Sibelius con Giovanni Ferrari, che ha caratterizzato questo gatto in maniera incredibile, che insomma chi ha visto il film non se lo dimentica più. Culturale, purtroppo il più delle volte gli argomenti seri vengono trattati in modo noioso. In realtà si possono dire le stesse cose in modo efficace e, perché no, anche divertente. Leggevo tutti i libri di Piero Angela, li conoscevo a memoria, alcuni li avevo letti 2 o 3 volte. E la cosa curiosa di Piero Angela è il suo modo di scrivere, che è esattamente come parla, chiaro, e soprattutto si serve di molti esempi visivi, un po' l'americana. Questi esempi visivi io li vedevo. Io ho una particolarità che quando leggo vedo. Allora, leggendo i libri di Piero Angela, io vedevo dei film. E allora ho preso carta e penna, ho scritto, dico: caro Piero Angela, mi piacerebbe moltissimo fare un film da un suo libro. Uno qualsiasi, La vasca di Archimede o Da 0 a 3 anni, insomma tutti libri interessantissimi. Dopo neanche 3 mesi mi telefona e mi dice: mi hanno affidato una rubrica che si chiama Quark. Oggi sull'Espresso ho pubblicato un articolo sull'energia, tu prova a leggerlo e fammi uno storyboard. Io lo leggo, gli faccio lo storyboard, glielo mando, fantastico. Da quel momento abbiamo lavorato 10 anni vedendoci una volta all'anno, non c'era bisogno di vederci. L'idea è quella di utilizzare una tecnica di grande penetrazione, come appunto quella del cartone animato,
per inserirvi dentro altri contenuti, in questo caso di tipo scientifico. Un po' come in un cavallo di Troia. È un po' come lavorare sulla musica classica, con la differenza che sulla musica classica devo inventare tutto. Lì c'era già un testo. L'uomo, come gli animali, possiede un linguaggio innato, cioè un linguaggio che non ha avuto bisogno di imparare. Per esempio, è in grado di comunicare con delle espressioni: collera, paura, piacere, dolore, sorpresa, ansia. Io dovevo solo visualizzare, il mio lavoro era quello un po' di rendere divertente, un po' ironico, un po' leggero, e tante volte gli dicevo: Piero, fallo un po' più corto perché questo dura 11 minuti, taglia qualcosa, ecco. Lo portavo più sul piano spettacolare. Passiamo ora ai nuovi film. Sotto il ristorante cinese di Bruno Bozzetto. Poi ti la dirò! Mephisto straga i tuoi! Ostrelica tantan, in device! Nasce un po' dall'entusiasmo che ho avuto vedendo Ritorno al futuro. Quel film mi è piaciuto moltissimo per l'idea, per come è stato raccontato, per lo spirito, per tutto. Caputtina. Dopo aver visto questo film, ho pensato che una storia di fantascienza sarebbe stata bella da raccontare con un po' di effetti speciali. Dalla viva voce di Bruno Bozzetto, cosa racconta Sotto il ristorante cinese? Racconto una storia di cui dirò solo l'inizio perché è impossibile raccontarla, è troppo complicata. E racconta di un tizio che si trova in una situazione strana, coinvolto in una rapina in banca, e scappando a questi rapinatori che vogliono ucciderlo, scappa disperatamente nell'unico buco che trova, che è una scaletta sotto un ristorante cinese. A questo punto inciampa in un oggetto che fa aprire una porta e si trova in un altro mondo. Ero inesperto, avevo una grande passione, ho scoperto che ho fatto 2 film, il primo e l'ultimo, perché la fatica fisica di fare un film dal vero è enorme, soprattutto quando hai pochi soldi. Eva! Dov'è l'apritempo? Non lo trovo più. Sono qui. Ciao, pa. Questo è Ivan. E l'apritempo l'ho preso io. Eccolo. È stata una bellissima esperienza. Ho avuto degli attori, Bernard Blier, Claudio Botosso, Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli. C'era la madre invece che è venuta a vedere la prima a Roma quando avevamo finito il doppiaggio e mi ha ucciso perché mi ha detto una parola che ho scoperto che nel cinema è mortale. Complimenti Bruno, è carino. Quando ti dicono carino puoi seppellirlo il film, puoi seppellirlo. Questa è una macchina verticale che viene normalmente usata per fare cinema d'animazione. Ecco, ci spiega come funziona. Dunque, la macchina ha la prerogativa di scattare una fotografia per volta solo e non i soliti 24 fotogrammi della macchina da presa normale per i film dal vero con gli attori. Quindi diciamo che noi dobbiamo fare un lavoro molto lento, molto noioso se si vuole, nel senso di dover sostituire ogni volta il disegno, cioè il rodovetro che è questo, che viene messo sopra la scenografia, poi si abbassa il vetro e si scatta il fotogramma. Quindi ogni singola fotografia rappresenta un disegno, si cambia il disegno, si mette quello successivo e via. C'è da calcolare che dopo 24 di questi fotogrammi abbiamo fatto 1 secondo di proiezione, ecco perché il lavoro è molto lento e molto noioso. Con i computer questi si potrebbero accelerare questi lavori, nel senso che potrebbero venire automatizzati prima o poi, anzi molti lo fanno già, arriveremo anche noi a questo. Quando sono usciti i primi computer, mio figlio mi ha detto tu devi prendere un Mac perché è l'unico facile che puoi usare e l'ho preso. Ho fatto una fatica boia, ma ho capito cosa mi dava il computer. Ho capito che anziché fare 30 disegni ne facevo 2. Uno e uno e faceva il resto, lo faceva lui. E mi sono inventato Europa-Italia, cioè visto dall'alto una città, se io vedo le macchine sono rettangoli, gli uomini sono dei cerchietti, e ho fatto un film che era un gioco, un divertimento. Con 2 disegni ho fatto praticamente un film di 6 minuti.
è piaciuto da morire, credo che siano tra i miei film quello più visto in assoluto nel mondo. Non ho guadagnato una lira, ma non mi interessa. E ho scoperto che il computer era semplicemente uno strumento in più nell'orchestra. E lì il problema, sai qual è? Non devi farti sopraffare dal computer, cioè sei tu che devi comandarlo e devi gestire. E infatti le prime volte ci sono cascato anch'io. Quando ho provato Photoshop, ho fatto delle illustrazioni per una rivista e quando ho visto quello che mi dava mi sono fatto talmente trascinare che ho fatto il più brutto disegno della mia vita. Orribile, ci avevo messo tutto, la dissolvenza, il coso, il riflesso, lo sfumatura, orribile era. Ho capito che era una strada in cui sarei morto se non stavo attento. Mi sono trovato un bambino goloso in una pasticceria senza genitori. Ho fatto fuori tutto. Invece bisogna stare attenti. Bisogna stare molto attenti. Oggi devo dire i giovani lo gestiscono bene, molto bene, fanno dei capolavori assoluti. Forse il problema che vedo io è che è talmente bella la qualità che tralasciano un po' il contenuto. Ho capito che a volte sono le piccole cose le più interessanti, sono quelle che ti sfuggono, quelle che non degni neanche d'attenzione, sono interessanti come le altre. E io ho sempre avuto questa passione per le cose minime, credo che ti lasciano anche più libertà alla fantasia. Io adoro i disegni giapponesi che ti fanno il foglio bianco e 2 righe, questo lo riempi tu. Quando ti riempiono tutto, mi hanno tolto tutto. Guarda, non hai idea di quanto sia vero questo. Noi siamo veramente... Scusa. Sì? Finale. Ma cosa vuole? Ma mi lasci stare, sto facendo un'intervista. Ma chi è, scusa? Ah no, è un povero matto. Vuol sempre far vedere i finali. Cos'è che vuol far vedere? I finali. Ma lasciali di fare. E va bene, metta su i finali.